Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, secondo video di 3. Vi avevo anticipato nel primo tutte le grandi caratteristiche di questo sistema Solax Power X1 AES, quindi la versione monofase. Adesso entriamo più nel dettaglio perché in questo video vedremo tutta la procedura di installazione punto per punto. Chiaramente ci sono le istruzioni insieme ai prodotti, ma vi farò anche un mini tutorial per tutto quello che riguarda il posizionamento dei moduli, i collegamenti dei connettori e quant'altro. Configurazione tipo con inverter da 6 kW e due batterie da 5 kWh più BMS e basamento. Un impianto come questo vi faccio vedere cosa vuol dire anche a livello di logistica di scatoloni per quanto riguarda tutto quello che riceverete in cantiere. Quindi tagliamo la testa al toro, andiamo subito avanti col video, ma mi raccomando prima iscrivetevi che non costa nulla, così facciamo crescere il canale e porteremo contenuti come questo sempre più interessanti. Buon video! In una configurazione come quella dell'esemplare in prova, ossia inverter e batterie da 10 kW, a livello logistico riceveremo queste scatole che sono l'inverter X1 AES, in questo caso il modello da 6 kW, poi le due batterie da 5 che vengono gestite poi dal BMS. Questi sono i 4 imballi che riceverete in una configurazione di questo tipo. Ora li apriamo uno per uno, vi faccio vedere il contenuto, iniziamo a analizzare i prodotti e poi procediamo con l'installazione vera e propria che, come vi ho già anticipato, è di una facilità disarmante. Ok, cominciamo dalla scatola del BMS. Troviamo subito manuale di installazione, staffe per dei fissaggi probabilmente di sicurezza, staffe realizzate in acciaio verniciate a polvere bianco opaco che sarà il colore principale del sistema, fatte bene, di buono spessore. Troveremo poi delle viti che serviranno per il fissaggio, questo che sicuramente sarà un attrezzo utile per il montaggio, altre staffe angolari sempre verniciate di bianco a polvere di buonissima qualità, tasselli per cemento che verosimilmente serviranno a fissare la base, tasselli di plastica con viti, altre staffe angolari. Protezione molto robusta, dove all'interno troviamo due componenti fondamentali. Il primo, che è la base del nostro sistema, quella che andrà messa contro la parete. Vedete che abbiamo qua già l'orientamento che è chiaramente segnato front e rear, dove qui abbiamo il foro per fissaggio a pavimento, qui abbiamo dei piedini per la regolazione. Vedete che sono 4 piedini regolabili, riusciamo a regolarli da qua, dall'interno, perché hanno una testa con inserto esagonale, quindi avvitandoli o svitandoli tutti e 4 riusciremo a trovare la perfetta messa in bolla del basamento che andrà a comporre la nostra colonna. Qui c'è un tappo, vedete, un connettore. Questa base non ha solo la funzione di tenere in piedi la colonna, ma come tutti i sistemi impilabili serve per chiudere la serie delle batterie, quindi diventa una componente attiva del sistema. Molto leggera, fatta molto bene, anche questa che è una semplice maniglia ha una finitura color alluminio satinato fatta molto bene, come tutta la struttura che è sì leggera, perché parliamo di una lega metallica che sembra uno zame alluminio, ma molto curata. Questo invece è il BMS, ossia il modulo che gestirà i pacchi batterie e che verrà a sua volta collegato all'inverter. Anche questo realizzato nello stesso modo, stessa qualità. Qui abbiamo la valvola di sfogo per l'aria, da questa parte avremo le connessioni, la porta di comunicazione che sarà un cavo RJ45 già fatto, non dobbiamo impazzire a fare collegamenti, morsetti eccetera. Qui poi c'è un'altra connessione a 2 pin con un tappo che vedremo poi a che cosa serve, e qui sotto abbiamo un punto di terra. Abbiamo qui anche dei LED che indicano probabilmente lo stato della batteria, perché abbiamo un quarto, metà, 3/4 piena. Anche questo pezzo è fatto molto bene. Questa è un'anteprima di quello che vedremo a colonna finita, perché il colore principale del sistema XAES sarà questo bianco opaco, molto elegante, e chiaramente che si integra con un po' tutti gli ambienti domestici. Se
rimane a vista. Sull'altro lato infine abbiamo il pulsante del BMS e lo switch generale delle batterie, quindi la protezione che va a staccare in modo sicuro la potenza che arriva dalle batterie. Arriviamo poi alle scatole delle batterie, ci sarà un imballo per ogni batteria da 5 kW, attenzione perché ogni scatola pesa quasi 51 kg, quindi sono oggetti che vanno assolutamente manovrati con attenzione e, come da regole di lavoro, diciamo, 2 persone. Una volta aperta la scatola notiamo subito come la batteria sia messa in sicurezza da degli angolari di protezione. All'interno troveremo il manuale sempre di installazione anche con le batterie e 2 viti di fissaggio. All'interno troveremo la batteria che è fatta come il basamento, quindi verrà impugnata dalle 2 maniglie, stesse finiture, stessa qualità. Qui avremo la connessione con la batteria superiore o direttamente col BMS. Tutte le connessioni chiaramente sono protette, vanno tolte le protezioni prima del posizionamento. Questa va assolutamente alzata da 2 persone. Per arrivare poi alla scatola dell'inverter, dove oltre ad esserci il componente principale, avremo anche la dotazione di tutte le parti che serviranno al collegamento e all'installazione vera e propria del sistema. Appena viene aperto troviamo immediatamente una dima di montaggio che va bene per i sistemi X1 in monofase o i sistemi X3 in trifase. Qui troviamo gli accessori utili per l'installazione e il collegamento, quindi anche qui manuale di installazione. Troveremo una copertura in plastica ma bianca opaca, sempre dello stesso colore del sistema, dove abbiamo lo schema dei collegamenti per quanto riguarda la porta del DRM, la porta del parallelo e altre 2 porte RJ45 che abbiamo nella parte superiore. Troviamo poi la sempre utile chiave per i connettori MC4, 2 staffette ad angolo sempre bianco opaco verniciate a polvere. Qui troviamo connettori RJ45, 2 tasselli in gomma, delle viti e degli altri accessori che volevo farvi vedere. Vi faccio notare che le bustine, oltre ad avere la chiusura a pressione, sono anche sigillate. Questo perché? Per evitare che si possano aprire involontariamente nel trasporto e quindi perdere parti fondamentali per l'installazione. Allora, qui troviamo un connettore che è un RJ45 con però il connettore per la tenuta, diciamo, stagna, e poi troviamo un utile prolunga, un manicotto femmina RJ45, un sacchetto con connettori MC4. Troviamo 3 positivi e 3 negativi. Questo che è il connettore delle varie comunicazioni che abbiamo visto prima nello schema sul coperchio. Anche questi connettori tutti fatti di materiali molto robusti, tutti passacavo, insomma qualità altissima, e ci danno in dotazione i puntalini per filo piccolo però a versione lunga, che sono sempre fondamentali in questo tipo di installazioni, perché il filo nudo non garantisce sicurezza mentre il puntalino sì. Questi metteteli sempre. Abbiamo poi il connettore, diciamo, di potenza. Qui avremo una chiavetta per bloccarlo e sbloccarlo, una chiave a L a brugola per fissare i terminali, e anche qui abbiamo in dotazione i puntalini da 10 mm o da 6 mm. Questo è il connettore fatto in questo modo, ha 2 ingressi con varie misure di passacavo, tappo se non vengono utilizzati, e qui c'è il nostro connettore vero e proprio che è fatto in questo modo, inserimento sull'inverter, e da questa parte vedete che abbiamo la morsettiera con terminali a brugola che vengono chiusi da questa parte con la chiavetta in dotazione, dove sostanzialmente abbiamo terra, fase e neutro del grid, i 2 morsetti per la funzionalità EPS, quindi di backup, che sono neutro e fase. Ultimo ma non per importanza, abbiamo poi qui il CT, quindi il sensore che va a leggere il prelievo dal grid da 100 A, terminazione RJ45, e per quello che abbiamo in dotazione tutte le prolunghe RJ45 eccetera. Poi abbiamo infine questa che è la chiavetta di accesso al cloud, alla gestione tramite internet del vostro impianto fotovoltaico, Wi-Fi o LAN. Cosa vuol dire? Vuol dire che una volta inserita questa chiavetta avremo sia il collegamento Wi-Fi
Wi-Fi che il collegamento RJ45. Una volta portata la linea abbiamo anche questo comodo passacavo con coperchio che va a garantire la tenuta del dispositivo e anche esteticamente rimane molto più curato. Ma se non abbiamo la possibilità di arrivare con un cavo LAN, abbiamo comunque l'accesso completo anche con il Wi-Fi. Questa è una dotazione particolare che non c'è quasi mai, perché negli inverter diciamo più semplici abbiamo la chiavetta Wi-Fi o il Wi-Fi a bordo. L'interfaccia LAN a volte non è proprio presente, non è proprio possibile gestirla, oppure a volte è un accessorio da comprare a pagamento. Qui abbiamo già tutto, per poi arrivare al nostro inverter da 6 kW. Molto bello, questa sarà la parte che rimarrà vista con la scritta Solax Power, dei LED di stato, addirittura dei pulsanti touch, questa parte bianca opaca come tutto il resto della struttura, mentre questa striscia nero lucido molto bella adesso è ancora protetta dal film, ma rimarrà un prodotto molto particolare. Sotto avremo semplicemente la connessione col BMS e notate questa particolarità, vedete che questo connettore ha un minimo di gioco montato su molla perché serve per aiutarci nell'installazione, dove il perno maschio e l'inserto femmina aiuteranno a incastrare correttamente i connettori, che però, avendo una loro mobilità, non rischiano di essere sforzati, rotti eccetera. È un dettaglio, una chicca che non avevo mai visto finora. Inverter anch'esso dotato di comode maniglie per il posizionamento. Qui abbiamo l'ingresso per il connettore delle comunicazioni, qui abbiamo la connessione per il CT che quindi necessiterà di un cavo dati RJ45. Qui abbiamo i 3 ingressi stringa, perché non sono 2 ma bensì sono 3, PV1, PV2, PV3 positivi e negativi. Questa anche è una caratteristica, ragazzi, molto rara da trovare negli impianti che ci sono oggi in commercio. Qui abbiamo il sezionatore per l'ingresso stringa, vari perni per il fissaggio poi della copertura. Questo è il connettore grid EPS che abbiamo visto prima. Qui sotto abbiamo il connettore per mettere la chiavetta LAN Wi-Fi e qui abbiamo l'interruttore per accendere o spegnere il nostro impianto. Sull'altro lato avremo semplicemente la targa di sistema e la maniglia. Vi faccio invece apprezzare il retro dell'inverter, dove abbiamo tutta la parte di dissipazione del calore con alette molto ampie. Non vedo ventole, quindi è un sistema completamente fanless, completamente silenzioso. Il primo passo chiaramente è il posizionamento della base, un'operazione fondamentale nel comporre la nostra colonna del nostro impianto fotovoltaico con accumulo, perché è quella che determinerà la sicurezza e la corretta installazione di tutto quanto il resto. La base va posizionata chiaramente sul pavimento, che deve essere una superficie possibilmente regolare. Esiste poi anche il kit per l'installazione a parete, ma oggi vediamo l'installazione a pavimento. La base va messa assolutamente in bolla, quindi dovete controllare che sia in bolla sui 2 assi. Se non è in bolla, da qui, da queste aperture dove intravediamo l'inserto esagonale con una chiave da 5,5 o un inserto, avvitando o svitando potete regolare l'inclinazione del basamento. Questa cosa è fantastica, comodissima, soprattutto perché viene fatta dall'interno e non infilando delle scomode chiavi sotto. Tutto questo dopo aver stabilito la giusta distanza dalla parete. Come da manuale la distanza è 9 cm da entrambe le parti. Questo perché servirà a fissare poi questa staffa, che dovrete assemblare con la staffa piatta e la staffa angolare utilizzando le viti in dotazione. Le viti in dotazione sono le stesse per tutti i fissaggi. Viti di questo tipo, inserto a croce, tutte con rondella. Questo ci permetterà di posizionare la staffa di fissaggio a parete una e una 2. Vedete che abbiamo un minimo di gioco, quindi questa distanza di 9 cm può oscillare tra 8 e 10. Diciamo che con 9 siamo sicuri di avere il gioco sufficiente per il montaggio. Chiaramente il basamento, come abbiamo visto prima, è marchiato rear e front, quindi front verso di noi. Una volta trovata la posizione esatta e dopo averlo messo in bolla, andrebbe anche ancorato al pavimento con i 2 tasselloni in dotazione, sfruttando questo punto di fissaggio. Fissato e messo in sicurezza il basamento, possiamo procedere a completare la colonna, ma prima di tutto dobbiamo liberare il connettore. Mi raccomando, l'aspetto della messa in sicurezza della colonna, adesso in questo caso essendo una dimostrazione
dimostrazione non procederò al fissaggio di tutte le staffe dei tasselli, ma mi raccomando è molto importante perché in caso di ribaltamento, danni, se non avete effettuato la messa in sicurezza dello staffaggio previsto dal costruttore, la colpa è dell'installatore che ha dichiarato di aver fatto l'installazione a norma. Ora, fatto questo, bisogna iniziare a mettere i moduli batteria e chiaramente bisogna essere in due. Dopo aver posizionato i moduli batteria, le viti che vi danno in dotazione, ne trovate 2 per batteria, servono per assicurare i moduli al modulo sottostante. Quindi questi fori metteremo una vite a destra e una a sinistra per ogni modulo che attaccano le batterie tra loro e la batteria col basamento. Esaminiamo la targhetta di ogni batteria. Il modello si chiama TP HS50, una LiFePO 4 con una tensione di 102.4 volt, 50 Ah, capacità nominale 5.12 kWh, certificazione di protezione IP66, corrente nominale di carica e scarica 30 A, corrente massima 50 A, tutte le varie temperature. E qui abbiamo il seriale della macchina. Arrivati a questo punto dobbiamo procedere in questo modo: prendiamo altre 2 staffe unendo l'angolare con la piatta, le fissiamo sulla prima batteria e una volta determinata la posizione corretta, il foro, questo alto, non quello piccolo ma quello alto, verrà segnato sul muro e servirà per posizionare la dima di montaggio prendendo questi 2 fori esattamente dove abbiamo segnato, in questo modo, per determinare poi gli altri 2 fori, che sono questi X1 AIS, che saranno poi il fissaggio di sicurezza dell'inverter. Quindi questo foro servirà per la staffa dell'inverter e questo per mettere in sicurezza la colonna di batterie. Quindi il fissaggio prevede staffaggio del basamento e staffaggio dell'ultima batteria. A sua volta l'inverter avrà il proprio staffaggio, questo per tenere in massima sicurezza l'intera colonna. Arrivati a questo punto possiamo posizionare il BMS. Mi raccomando, come avrete notato dalla posizionamento delle batterie, anche i connettori sottostanti hanno sempre il coperchio. Anche il BMS avrà 2 viti di fissaggio laterali per assicurarlo al modulo sottostante. A questo punto togliamo la protezione del connettore del BMS e possiamo procedere al montaggio dell'inverter. Anche l'inverter andrebbe montato con 2 operatori, io in questo caso lo metto da solo perché sono a corto di manovalanza. L'inverter avrà un punto di fissaggio con staffa a parete che sarà quello derivante dalla dima. Chiaramente potete anche non usare la dima e procedere al fissaggio di questo tassello dopo aver posizionato l'inverter. Avremo poi 2 viti sottostanti invece che lo assicurano al BMS. Vedete che tutte le viti dove c'è il punto di contatto non hanno vernice per continuare a garantire anche la messa a terra di un modulo con l'altro. Tutto questo a sinistra e anche a destra. Come detto nella presentazione che abbiamo fatto nel primo video, l'installazione è veramente velocissima, ci va più tempo a mettere i tasselli che a posizionare gli elementi della colonna. Fatto questo, lui è perfettamente montato. Passiamo adesso alla fase che riguarda i collegamenti. Prima di procedere con i collegamenti sull'inverter vi faccio vedere quello che riguarda i cablaggi e le connessioni che avevamo visto prima nel BMS. Questo cavo corto più e meno di potenza va lasciato tutto così com'è. Qui nella realtà dei fatti non tocchiamo nulla. Tutte queste connessioni, questi 2 poli positivo e negativo, servono quando dobbiamo splittare o fare 2 colonne di batteria. Altrimenti per una colonna semplice come questa lasciate questo ponte, non usiamo i connettori COM, come non useremo i connettori COM che ci sono sulla porta dell'inverter. Questi servono solo per parallelare più di un inverter o per collegare dispositivi esterni, dispositivi CAN-H canelle, collegare magari una wallbox della Solax. Tutte le connessioni esterne le facciamo tramite questa porta COM. In questo caso noi invece utilizziamo solo il connettore grid EPS e i connettori di stringa. Togliamo quindi tutte le protezioni, tutti i tappini, anche da questo rotondo che è il connettore del CT del meter. A questo punto colleghiamo il cavo RJ45 che va al meter. Ora andiamo a collegare il meter. Montiamo il meter con la freccia verso il grid, verso il contatore.
questo è un altro meter che uso per altre cose, non fateci caso. Meter che termina con un RJ45 maschio, quindi ci viene in soccorso il manicotto, il connettore femmina-femmina che avevamo trovato in dotazione, per collegarlo al cavo RJ45 che abbiamo portato fino all'inverter. Questo è un connettore che non è schermato, qui c'è un cavo schermato, ma andava bene un cavo non schermato fino a distanze normali di 10-15 metri, dopodiché bisogna affidarsi ad un meter esterno. Dobbiamo collegarci al connettore grid EPS e adesso vi faccio vedere come. Allora, prepariamo adesso il cavo di alimentazione. Questo è il corpo che va a chiudere poi il connettore. Qui abbiamo il passacavo. In questo caso togliamo il passacavo, la parte in gomma, lo liberiamo fino ad ottenere la misura idonea per il cavo, che in questo caso è un 4x6. Con un unico cavo farò tutte e due le linee. Passato il cavo facciamo entrare il tutto dentro il nostro connettore. Io porterò poi la terra separata, avendo la terra già vicino all'inverter. Imbocchiamo il pressacavo. Questo sarà il connettore che arriverà più o meno in questa zona. Facciamo quindi la misura dei nostri cavi. Queste le sto usando da tempo, le forbici Knipex sono fantastiche come tutta la gamma di attrezzi. Una volta comunque preparato il cavo abbiamo i puntalini in dotazione sia per cavo da 10 che per cavo da 6. Chiaramente potete anche usare i vostri preferiti. Prepariamo quindi tutti i cavi con i rispettivi puntalini. Diamo una bella pinzata con la nostra 97-53-14 che è fantastica perché ha 6 matrici di chiusura. Come vi ho detto, la terra diretta ce l'ho lì vicino, ma comunque preparo un cavo da mettere nel connettore. Come funziona il connettore? Qui abbiamo tutti i morsetti segnati, quindi EPS che sono neutro e linea che potete anche non usare, terra, linea grid e neutro grid. Dobbiamo semplicemente aprire, vedete che c'è un grano che va a chiudere. Dobbiamo semplicemente preparare fase neutro, in questo caso del grid, li portiamo fin dentro, chiudiamo con la chiave brugola, fissiamo anche il neutro e abbiamo poi anche l'EPS, fase e neutro. I contatti non sono vicini, si riesce a manovrare benissimo, bello sistema di chiusura. Niente da dire, fatto bene. E possiamo chiudere il nostro connettore che ha una posizione ben specifica, ossia questa. Lui si incastra, l'abbiamo perfettamente chiuso ed è pronto per essere messo nell'inverter. Non ci resta che connetterlo e deve fare un bel clack. Poi colleghiamo le nostre stringhe che possono essere una, due o tre. Io in questo caso ne ho esattamente 3. Collego prima PV1 e voilà, PV2 e abbiamo anche un PV3. I 6 connettori MC4 li abbiamo in dotazione. Poi mettiamo a terra la colonna. Io in questo caso ho portato un'unica terra che va sia alla struttura ma che poi rientra anche nel connettore. Apriamo anche questo connettore che servirà per inserire il dongle, la chiavetta wifi, che è una connessione USB. Se non usiamo la connessione RJ45 possiamo comunque mettere il tappo di chiusura con le sue 2 viti, ma magari poi testeremo anche la connessione diretta via LAN. Connessione terminata, possiamo chiudere con questo sportello che non avevamo ancora installato, 2 viti di chiusura. A questo punto l'installazione è terminata, abbiamo fatto tutti i collegamenti. Chiaramente i cablaggi vengono predisposti per arrivare da questa zona, quindi sulla destra dell'inverter bisogna portare eventuali tubazioni, canalini eccetera. Colonna che rimane in questo modo chiusa. Col video dell'installazione abbiamo terminato. È stato diciamo più lungo farvi vedere tutta la dotazione che poi l'installazione vera e propria, che è stata velocissima, quindi il posizionamento molto rapido, le connessioni già fatte, tutto già pronto, il cavo RJ45 che va al CT, tutto semplicissimo. È chiaro che in caso di installazione con più colonne o con più inverter in parallelo la cosa si prolunga, ma in una configurazione domestica standard come questa ci va veramente un attimo. Io adesso lo attivo, lo utilizzerò per un po' di tempo. Nel terzo video vi farò vedere l'accensione, l'attivazione, le impostazioni, l'app e tutto quanto, così riuscirò a darvi anche un riscontro su quello che è lo storico dell'applicazione, come si è comportato il sistema durante questo periodo
periodo, tenendo conto però che sto facendo l'attivazione a fine ottobre, quindi non riusciremo a vedere, suppongo, delle produzioni incredibili. Però comunque gli ho portato 3 stringhe, così vedremo come si comporta. Una sarà tra l'altro di una tensione relativamente bassa, vediamo se riesce a gestirla. Questo è tutto, noi ci vediamo in uno dei prossimi video, in una diretta del giovedì sera, o se passate al negozio da Torino come al solito ci facciamo un caffettino insieme. Non vedo l'ora di accenderlo, di testarlo, vi darò poi dei feedback. Grazie a tutti, ciao da Bassidattoli.